Questa serie di video funge da approfondimento narrativo, filosofico ed introspettivo di Final Fantasy IX. Questo videogioco ha ricevuto l'amore che merita soltanto da qualche anno a questa parte, nonostante una calda accoglienza da parte della critica fin da subito. Purtroppo, molti hanno difficoltà nel superare lo scoglio iniziale della grafica cartunesca, del mondo colorato e dei toni scanzonati. Il mio scopo non sarà quello di farvi cambiare idea riguardo al gioco, al personaggio o l'argomento in questione, ma mi limiterò soltanto a darvi la mia visione delle cose di un gioco che amo con tutto il cuore. Prima di cominciare, vi ricordo che potete iscrivervi al canale dal pulsante rosso qui sotto e che tramite un like ed un commento ci aiuterete a crescere e a portare sempre più contenuti con maggiore frequenza e qualità. Io sono Steve e oggi parleremo di tutto ciò che riguarda le leggendarie creature chiamate Eidolon. Mettetevi comodi e buon ascolto. Cosa sono gli Eidolon? Gli Eidolon sono esseri umanoidi o bestiali, dotati di grandi poteri magici che vengono solitamente invocati da esseri umani provvisti di spiccate capacità legate alla magia. Ma quindi, perché esistono? Come sono arrivati su Gaia? Partiamo dal principio. Ogni pianeta possiede un cristallo che ne rappresenta la vita, ma come scopriamo grazie a Garland, anche i ricordi. Questa collezione di memorie e ricordi si accumula attorno al cristallo e nel momento in cui si viene a creare un mito o una leggenda comune tra tante persone, è lo stesso cristallo a generare un essere magico con le fattezze ed i poteri quanto più vicini possibili a ciò che la mentalità e l'immaginario collettivi hanno pensato. Ramuh, ad esempio, è sempre stato al centro di leggende e miti che parlavano di tempeste e tuoni, che, all'epoca, probabilmente la gente non era riuscita a spiegarsi in modo diverso, attribuendo il tutto ad un'azione divina. Nell'immaginario collettivo, egli è rappresentato come un vecchio dalla lunga barba e con un bastone tonante in mano. Ed ecco fatto, Ramuh, da leggenda dei popoli antichi, è diventata una vera creatura generata dal cristallo per proteggerlo. Questa forma, tuttavia, è soggetta a cambiamenti o evoluzioni in base alle leggende tramandate e dal ricordo delle persone. Un esempio è Shiva, nata come una fatina della neve e del gelo e che durante gli eventi di Final Fantasy IX, quindi secoli e secoli più tardi, viene ormai rappresentata come una donna adulta. Ovviamente l'Eidolon non cresce con il tempo, è soltanto il mito attorno a lei ad essersi evoluto e modificato lentamente nel corso delle generazioni. In modo analogo, quando il ricordo di una leggenda svanisce e viene meno, anche la forma fisica dell'Eidolon ne risente, tramutandosi in una massa non meglio definita o persino scomparendo per sempre. Ma come invocare simili entità per richiederne aiuto e potere? È erroneo pensare che solo la tribù di Madainsari sia in grado di attingere potere da queste creature, e ora vi spiego il perché. Per prima cosa, Bran è in grado di invocare Odino, pur non essendo un'invocatrice, grazie all'ausilio di una pietra magica, esattamente come fanno anche due invocatrici, ovvero Eiko e Garnet con Alexander. In seconda battuta, la traduzione inglese è stata abbastanza imprecisa nella nomenclatura, in quanto gli abitanti di Madainsari non sono degli invocatori, ma degli sciamani. Infatti, essi sono solo in grado di comunicare con gli Eidolon tramite il loro corno e non hanno l'esclusiva nella loro chiamata. Gli sciamani sono descritti come studiosi degli Eidolon e i più vicini a capirne le origini, nulla di più. Dei 15 Eidolon presenti nel gioco, non tutti fanno parte di Gaia, contrariamente a quanto si dice durante la trama. Alcuni sono confermati essere provenienti da Terra, nonostante il cristallo di quel pianeta non sia forte abbastanza da generare esseri di questo tipo. Perciò, com'è possibile? Possiamo rispondere citando la fusione tra Gaia e Terra, che avvenne millenni fa.
quella che Garland tentò frettolosamente, risultando in una malsana unione dei due globi e di alcuni luoghi, giustificando quindi una creazione successiva di Eidolon di Terra con l'ausilio delle memorie del popolo ormai dormiente ed il potere del cristallo di Gaia. Arca e Ozma sono i due che confermano questa eccezione, ma ne parleremo in un video apposito, analizzandone origini e provando a dar loro una spiegazione. Come funziona l'estrazione degli Eidolon? Il processo di estrazione altro non è che la forzata rimozione di questi spiriti magici da un corpo, solitamente uno sciamano, e l'applicazione di tale potere all'interno di una o più gemme. Questo ci dice due cose. La prima è che gli sciamani, dotati di un potere magico ed un'affinità superiore alla media, possono ospitare la forza degli Eidolon, per quanto sia molto difficile da utilizzare. Garnet, infatti, possiede la maggior parte dei suoi spiriti di invocazione fin da subito, ma richiede un consumo di MP e quindi, tradotto, forza magica, fuori dalla logica di una normale persona. La seconda cosa è che esiste un metodo di forgiatura e infusione di gemme speciali adibite alle invocazioni. A questo proposito si menziona sempre un fabbro leggendario che potrebbe concretamente avere a che fare con la loro invenzione. Parleremo di questo personaggio in un video apposito. Ci sono Eidolon con una specifica storia? Se sì, quali? Tratteremo le 3 storie che secondo me sono più particolari ed interessanti, ovviamente escludendo come sempre Ozma e Arca, che faranno parte di un altro video. Mog, la piccola Mowgli che accompagna Eiko da quando è nata, altri non è che un Eidolon creato dalla memoria collettiva degli abitanti morenti di Madain Sari che hanno cercato di proteggere la loro ultima superstite. Viene infatti riportata qualche frase a riguardo nel muro dell'invocazione, ove i suoi concittadini le dedicano i loro ultimi momenti, desiderando che arrivi un essere in grado di proteggerla. Sarà così, e tramite un piccolo Mowgli, Eiko verrà costantemente seguita dall'Eidolon generato apposta per lei. Nel momento in cui Son e Zon tentano di strapparle via gli spiriti di invocazione, Mog, che ha ormai acquisito ulteriori ricordi e memorie, sblocca la sua vera forma sotto il nome di Madain, adempiendo in maniera definitiva al suo ruolo. Un'altra storia curiosa riguarda Leviathan, il signore dell'acqua. Sappiamo infatti che egli è stato sigillato ad Ifa, poiché è divenuto incontrollabile, ma quello che molti ignorano è che tanto tempo fa egli sia stato il protettore di Daguerreo, ove gli viene dedicata una statua. Tramite alcuni dialoghi e testi, ma anche dalla conformazione del luogo, possiamo intuire che Leviathan abitava quelle montagne e che da allora abbia protetto le genti del luogo, fornendo eternamente acqua in un posto che, normalmente, non potrebbe averne. Tuttavia, egli viene sigillato in una zona totalmente diversa. Come mai? La mia teoria prevede che, durante l'assalto dell'Invincible a Madain Sari, gli sciamani abbiano scatenato lui tra le invocazioni, per difendere il villaggio. Il dettaglio che più salta all'occhio è che in quel momento si stia scatenando una violentissima tempesta ed i mari siano burrascosi. Nel momento in cui Garnet trova l'altare di Leviathan, afferma che il suo aiuto le sarebbe inutile proprio perché la sua mossa peculiare scatena tsunami e tempeste, a riprova del fatto che sia lui a generarle e non l'assalto di Garland e Kuja che, alla fine del secondo disco, non causano alcun maremoto nemmeno chiamando l'Invincible e sfruttandone i poteri. Chi l'ha sigillato, quindi? La scelta non può che ricadere su una sola persona, ovvero il nonno di Eiko, unico altro superstite della catastrofe e sciamano a sua volta. Egli, infatti, morirà soltanto qualche anno dopo, lasciando aperta questa possibilità. Nel muro dell'invocazione, Leviathan viene raffigurato insieme agli altri Eidolon, a riprova che la sua evocazione non solo era possibile, ma probabilmente è anche avvenuta. Ultima, ma non per importanza, è la storia di Alexander. Esso è considerato l'Eidolon più potente di Gaia e da quel che sappiamo 800 anni fa fu invocato dagli sciamani che a quel tempo abitavano il continente della nebbia.
In quel periodo, detto anche età delle guerre, probabilmente questi abitanti erano sotto assedio e ciò che desideravano era soltanto una casa sicura che potesse dipanare un'oscurità che li avvolgeva. Questo spiegherebbe l'aspetto di Alexander, una fortezza dalle ali angeliche e con un attacco di elemento sacro. È ipotizzabile che questo elemento non fosse casuale e che esso sia stato creato così dalle memorie della gente per fronteggiare qualcosa di opposto, magari Arca o persino il temuto Ozma. Purtroppo l'invocazione fu talmente potente che rischiò di distruggere il continente stesso e venne pertanto sigillato in una gemma, poi spezzata e divisa in 4 parti, una delle quali sarebbe finita in mano a quegli stessi sciamani andati a vivere nel continente esterno, come monito per evitare per l'eternità un nuovo ricongiungimento di quei frammenti magici. Non possiamo esserne certi, ma se Garland non avesse distrutto Alexander, è plausibile che il suo enorme potere sarebbe andato fuori controllo e avrebbe causato nuovamente una catastrofe. Questo, chiaramente, soltanto se le memorie indirizzate a questo essere non siano cambiate nel corso dei secoli. Per quanto riguarda Eidolon, sciamani, poteri e storie, ci fermiamo qui. Stavolta, più di ogni altro video, parte del contenuto è frutto di supposizioni e teorie, e perciò assolutamente discutibile e confutabile. Scrivete nei commenti le vostre idee sugli Eidolon o se avete differenti storie da raccontare. Noi ci vediamo al prossimo video.